looking at sort of switching to a new version for the moment. Any news on Strategic Command, Yogdog? Yes, we have an announcement coming for Strategic Command, I guess next week. Is it true, next week on Strategic Command? Yes, I think next week we'll have a big announcement on Strategic Command, right? Yes, next week. Yes, if we have everything ready, we'll announce next week. And I think we have everything. We will have everything ready because someone important is on the case. Marco? Ed eccoci qui ragazzi, benvenuti alla live del 27 luglio 2023. Mi sentite? Allora, prima sentivate il buon Marco. Perfetto, allora, test audio e video fatti. Siamo un po' in anticipo, devo essere sincero con voi. Ho voluto iniziare 15 minuti prima dell'evento perché volevo fare due chiacchiere. Quello che state vedendo è il Tea Time, insomma, diciamo così, lo Slitherine Next. È un evento che la Slitherine fa sempre, quando ci sono delle novità sui videogiochi che rilasceranno a breve. A breve lo dico io, a breve o a lungo periodo. Sapete che abbiamo seguito negli scorsi mesi, negli scorsi anni, lo sviluppo di tanti titoli che poi abbiamo potuto giocare. Starship Troopers per fare un esempio su tutti. Oggi è stato annunciato che parleremo di, per questo ho fatto la copertina, Stargate Timekeepers. E visto che si parlerà di Timekeepers, di Stargate, ho avuto il piacere di ottenere questa opportunità da parte della Slitherine, che è un'opportunità che faccio in collaborazione con loro, di fare il Restream. Cosa vuol dire? Ci guardiamo insieme l'evento. Io metto l'audio, smetto di parlare, anzi non è vero, non smetto di parlare perché poi vi rispondo e commento sopra, non sono in silenzio tutto il tempo. Però più che altro abbiamo modo di vedere un po' di che cosa si tratta. Stargate Timekeepers, perché allora Stargate, lo conoscete? C'è tutto un universo di Stargate, letteralmente, nel senso che è un mondo fantasy, su cui ci sono libri, serie, film, adesso anche un videogioco, e molti di voi sono appassionati, lo so perché mi avete scritto su Instagram quando ho postato la storia. Andiamo a vedere di cosa si tratta, che tipo di gioco è. Spero che facciano vedere un po' di ciccia, ma non posso dirvi altro, anche perché non so molto altro. Velocemente saluto Danilo Sparacino, Maximilian, Diego Descalzo, Robix, Alberto Laplaca, OIAPH, Alberto, perché io sbaglio sempre il tuo cognome? Alberto, dimmelo. Danilo, Albert Hoffman, Professional Gamer, Mattia Rebecchi, Cattergat, e basta. E voi tutti quanti. Ok, alziamo un po' l'audio del buon Marco, che sennò sembra che stia facendo il ventriloquo. Mi dite se la sua voce è troppo alta rispetto alla mia o la mia è troppo bassa rispetto alla sua, soprattutto perché lui parlerà in inglese e io vi farò la traduzione simultanea. In tedesco però, no scherzo, in italiano. Amount of wish lists. We're expecting a MacGyver, MacGyver. Day one and trying multiplayer. So we have to make sure that the multiplayer infrastructure works well, and to do that, honestly, the first time we do such a big real-time strategy game with such a heavy technical requirements for multiplayer, so we have to make sure that these work. We don't want to release on day one and have servers not working or the multiplayer experience being broken. Ok, so allora non ho ben capito qual era la domanda, quindi non so che cosa stia rispondendo Marco. Sta parlando di un piano di rilascio di un gioco strategico, però non ho capito quale.
you know, when is the multiplayer open beta coming? Albert, stai lavorando e stai guardando la live, bravissimo. Il tuo datore di lavoro deve darti una promozione, Albert. Ciao Lambo. For Battle Sector, thanks Chart, there's a closed beta. You can sign up there. Fun fact. Sta leggendo le domande da Twitch. Ecco perché. Noi invece stiamo seguendo la live da YouTube. Non mi freghi, ha mutato una call di lavoro. What is an old strategy game you'd love to remake? Age of Sails. Like 100%. Age of Sails, chi è che lo conosce? Fammi guardare un attimo Age of Sails, perché non mi ricordo se l'ho giocato. Capitano la Triste. This is a recurring subject, and I have only 3 minutes 50 to answer the question, and I'll use the whole 3 minutes 50 to answer the question. No, it's not only different developers, it's really that technically... Ah, è del 96, ecco perché non l'ho giocato. Ecco, 11 anni. Age of Sail. Sail nel senso di navigare, non sail nel senso di vendere. Grande Mattia Rebecchi, grazie mille. Tiratela per 13 mesi, che sei sto badge d'oro che sbrilluccica d'immenso. Grazie Mattia. Mattia, fai ancora gaming? Perché io mi ricordo il tuo nick. Io mi ricordo che tu eri un gamer. Ciao Emanuele, ciao Danilo. Ah, Danilo, io ti saluto sempre perché tu scrivi ciao e poi vedo che hai salutato i ragazzi che si sono uniti in chat. Sei l'utente più gentile della chat, Danilo, ti meriti veramente un premio. Però io mi confondo e ti saluto sempre poi. Comunque mi servirebbe una birra, ragazzi, a seguire l'evento Slitherine con voi. Cioè, mi sento un pochino come con gli amici davanti alla televisione, non so. È troppo presto per la birra. You know, projected pipeline for you know, on the game, so you'll know that. We have a big DLC coming. I can't tell you ciao Maxi, ciao Alessio. I cannot tell you what it will contain because somebody is looking at me with like this. Like so. Ciao Paolo. You're putting me in a very difficult position, guys. The makes the difference. It's not the same as the you're going very technical here. By the way, yes, Edmund just returned from to Norway from Jersey, and I will act as a tourist information office for Jersey. Jersey is the best place on earth to go on holiday to Jersey because they make an excellent ice cream. That's the only thing I know about Jersey, but it's been said multiple times. So ice cream in Jersey, I'm Italian, I tell you, go to Jersey and take their ice cream. Non ci sono mai stato in Jersey. Io dico all'italiana, dico Jersey. Age 14, no announcement on campaign series, but yes, I'm just back from Vietnam. I have 1 minute 30, right? Comunque, chi di voi ha seguito in chat, chi di voi ha seguito lo sviluppo di Stargate Timekeepers? Ci avete seguito un pochino il sito della Slitherine, le varie news, perché fra 6 minuti e 20 secondi dovremo avere qualche novità in più. Just enough time to tell you about the streaming schedule. Tomorrow, it's Friday, you will have a stream of Panzer Corps 2 1945 at 6 p.m. with Gamer. The awesome, amazing Das Tactic is also going to play Distant Worlds 2 at 8 p.m. Aspettate che faccio un tweet, così ricordo alla gente che mi segue che sono live. Monday, for a change, Yogdog is not playing Strategic Command, but he's playing Flashpoint Campaign Southern Storm. And after that, I don't have a time for this, but if I'm not wrong, it's probably going to be at 4:15. That's when the Monday streams are. And Kushan is playing. Adesso devo trovare il link al mio stream usando il cellulare, mentre con un occhio guardo lo stream, l'altro occhio guardo la chat e col terzo occhio guardo il cellulare. What can possibly go wrong? I'm over. I won the bet. I said nothing about Stargate. So your 56% prediction was wrong.
And I will now leave you to a countdown of 5 minutes because ok, sono riuscito a twittare, ragazzi, sono multitasking in una maniera incredibile. Allora, Paolo Professional, voi non lo conoscevate. Rob, sono d'accordissimo con te, si vede che sei un saggio tra gli uomini, ci dovrebbero essere più venerdì nella settimana. So I will see you on the second week of August, on the Thursday. In ferie, mitico. Beato te. Enjoy your Stargate event. Dai che inizia, raga. Andiamo a vedere di cosa si tratta. A proposito, io sto restreamando, lo vedete il canale, vero? Slitherine Games. Io sto restreamando da qua. Se volete fare un salto anche sullo stream di Slitherine e lasciare un pollicione in su, ovviamente siete considerati degli eroi della patria. Ma se lo fate prima su New Channel siete considerati dei santi, dei poeti e pure dei navigatori. Detto questo, allora, cosa dice la chat? Bene, vedete il canale di Slitherine. Allora, adesso siamo 4 minuti di chiacchiere. Se avete domande da farmi, anche inerenti al canale, alla programmazione, a quello che facciamo oggi, fatemi sapere. Visto che comunque ho iniziato un po' prima apposta perché volevo avere un po' di tempo per darvi un'indicazione di quello che facciamo oggi. No, perché magari uno entra e dice oh, Andrew sta giocando Age of Empires. No, sta seduto sul divano, sulla sua gaming chair, meglio, a osservare un evento. Che cosa sta succedendo? Sto bene, Danilo. Sono presissimo con il lavoro. Guarda, è un periodo estenuante e mi si sta rompendo tutto in casa. Dalla macchina del caffè, la lavatrice, un lavandino e non dico nient'altro perché ecco, Rob ha toccato il tasto dolente, internet. Oggi è andato tutto bene. Se ci dovesse essere una disconnessione, perché purtroppo la settimana scorsa sono tornate le disconnessioni, abbiate la pazienza di rimanere sul canale quei 2 minuti che mi servono a riavviare il router e poi riparto. Però noi ovviamente lavoriamo a non avere disconnessioni, dai. Allora, poi porterei Baldur's Gate 3 e Gord. Cos'è Gord? Gord? Non lo conosco. Baldur's Gate 3 assolutissimamente sì. E lo facciamo in live insieme. Lo giochiamo in live insieme. Hai finito con la dieta? Giocare in live senza birra? Gli manca qualcosa? Sì, la dieta, guarda amico mio, mi sono messo a dieta prima del matrimonio perché dovevo perdere 4 kg. Semplicemente non entravo più nei vestiti, quindi puoi immaginarti. Poi ho smesso. Che cosa faccio di lavoro? Guarda, ho sempre evitato di dirlo in pubblico per un discorso di privacy. Nel senso, sai, molto semplice individuare le persone con 3 informazioni. Io all'internet ne ho già date 300, questa la risparmio. Ciao Alena Seas Hole. Ciao al buon Diego Barto, ho già salutato. Anche se ancora non ho colto nesso corrente elettrica rete. No, non ho problemi di corrente elettrica fortunatamente. Ho soltanto problemi di rete, purtroppo, Rob. No, di corrente elettrica non so se forse era stato qualcun altro. Non lo so. Fa l'imperatore di tutte le terre emerse. Rob purtroppo mi ha già sgamato. Rob ha capito subito che lavoro faccio. Pavor, dove sei? Raccontaci un po' dove sei. Dai che stai facendo windsurf. Dai. Stai facendo windsurf? Sicuramente non dalla provincia di Lodi. Devi essere in qualche località un po' più esotica. Gord, adesso devo andare a vedere cos'è Gord, ragazzi, perché mi sento veramente scemo. Allora, la prima ricerca che mi esce se premo Gord, sulla mia ricerca automatica, è Gordon Ramsay. Single player adventure strategy, to survive you must build, but to prevail you must conquer. Esce l'8 agosto Gord. Lo facciamo, lo portiamo. Sì, lo portiamo. Mi sembra carino. Mi sembra abbastanza ignorante dalle foto che vedo. Non so perché mi dà quell'impressione. Ma ignorante per me è una cosa positiva, eh.
Vivi a Calaris. A Calaris. Google. Sarà mica il nome di Cagliari a Calaris. E Calaris non esiste su Google, quindi tu mi stai scherzando. Secondo me è il nome latino di Cagliari. Ho questa cosa nel retrocranio. Occhio, occhio, zitti, zitti, zitti. Alziamo l'audio perché è partito. Tanto che io parlavo di Cagliari in latino. Dagli sviluppatori di Starship Troopers Terran Command. Beh. Eccolo lo Stargate, raga. Ripeto la domanda ai nuovi. Si sente l'audio? Welcome everyone, welcome. I'm Francesco Tebaldi, brand manager of Stargate Timekeepers, and here with me Mitico. I have Neil Mi fa così piacere vedere la squadra italica quando si tratta di nuovi titoli, di bei giochi. For us too. So, first of all, happy birthday Stargate, because today is the 26th birthday of the broadcast of the very first episode of Stargate SG-1. Wow. And of course, as you probably understood from the trailer we have just 26 anni, seen, mazza quanto sono vecchio. today we will have a full streaming completely dedicated to Stargate Timekeepers. We are really excited and we cannot wait to jump into all the topics we have you for today. During the live show, it's not gonna be just me and Neil here, but we will, Patrick and Sonia, the head of Slitherine Poland and the art director of the game, will join us to discuss about the game. With them, we have for you lots of different topics. We will cover different areas of the game, such as the characters that you will encounter during the adventure of Stargate, the setting where our adventure is taking place, and most importantly, we will show you a complete gameplay of the episode 2 of Stargate Timekeepers. I'm really excited about it. Before Perché era una serie prima di essere un film. If Neil allows me and agrees with me, I would like to drop the first news of the day, which is that the official beta for Stargate Timekeepers is now open and you can subscribe to it. Avete capito? To do so, you have just to go to our website, slitherine.com UK beta. Subscribe to the beta, and in few days you will be able to play the first part of Season 1. In fact, Stargate Timekeepers will be released in 2 parts. This is mainly for a storytelling reason that you will find out while playing. Dovreste aver visto adesso per 2 secondi e poi adesso dovreste vedere di nuovo lo schermo. Ditemi se funziona. All the surprise that we got. So now I think we can start talking about our very first topic, which is characters. Yes, one of the things that we want to talk about today, and one of the reasons I'm here today, is to talk about the characters that we will encounter in the first series of the game. Intanto vi lascio un link. Perfetto, grazie. A squad of characters. Our narrative is very much about the relationships of our group of characters. Allora, da qua dovreste riuscire ad arrivare a Steam con un link con il mio nickname. To solving every problem that you will encounter along the way. Allora, se andate sul sito non è che io guadagno dei soldi, detto in chiaro, però semplicemente ho ricevuto da Slitherine questo link tracciato e quindi se voi andate a vedere il gioco dal mio link, Slitherine capisce che c'è interesse da parte della mia community. Of our troop, there she is, looking suitably in charge. She is a very orthodox soldier. She hasn't gotten to the rank of colonel by messing around and taking unnecessary risks and doing crazy stuff. She is well trained in the application of violence and stealth and all those soldiery things. So, è ben addestrata nell'applicare la violenza. Beh, è una ragazza perfetta. Very loyal to her troops. È una ragazza her troops are perfetta. loyal to her too.
It's one of my favorite Eva, to be honest with you. And no, purtroppo Maxi Slitherine non sviluppa in italiano. She's gonna be with Eva, magari potremmo provare a fare un progetto di traduzione noi. Indeed, these are the two that we will see mainly today. Atar is a Jafar girl. She is una Jafar girl, a member of the Jafar Resistance, based on. Cos'è la Jafar? Cos'è la Jafar Resistance? Io voglio essere una Jafar Resistance. Io voglio giocare con i Jafar. She's strong, she is able to channel non Jaffa, Jafar. Io ho sentito solo Jafar. She's very good at, as we will see, small spoiler, she's very good at climbing, so on and so forth. So yes, she's very much our forest-based character, our environmentally aware character, if you like. I'm really looking forward to see Eva and Ata fighting against the guards next on during the gameplay. Shall we pass to Max, our sniper of the team? Next up, yes, indeed, is Max, who is the sniper, and he fulfills many traditional tropes of being a sniper. He is something of a lone wolf. Cosa sono le larve? Reluctant to form relationships, perhaps, very deadly in the application of force. Max is one of our most powerful characters in the game, I think, and also very central to the narrative that will unfold as we tell our story. And you will definitely see while playing the beta that is now open at our website how Max will develop the relationship between the other characters of the team. Shall we move into our spy guy, Sam? So you've talked about your favorite character. Sì, I think Sam is my favorite character. Quando uscirà lo portiamo, he's a spy. Assolutamente. He is very technologically capable. He's confident and grazie Nico, non mi ricordavo questa very cosa. much the flip side of Max as a character. Considera che io Stargate non l'ho guardato la serie, ce l'ho guardato quando ero bambino, so they're pretty good buddies. Non mi ricordo bene. They do like a good wisecrack. They work well together. So we'll see a lot of. Obviously, there's a lot of stealth involved for all the characters, but Sam takes that up a particular. Giovane, magari. As I say, I think he's my personal favorite, and we will see why later. No, ero giovane, ma non l'ho mai guardato tanto. Team, we will have also the tech guy, which is Derek. Grazie Danilo. Well, yeah, a company like Slitherine knows better than most the need for tech guys. Derek is a civilian. He's not a soldier at all. Derek's background as a scientist researching extraterrestrials is what has led him to be part of the squad. So he's very scientific, but he is not a violence man particularly. He is on the team because of his knowledge of aliens, and because he wants to further his knowledge of other planets and other worlds. Really looking forward to see how Derek moves his drones around to fight against an enemy that he doesn't want to fight, basically. So we see, Neil, in every artwork that we show to the audience while talking about the characters, that everyone's got in their hand or in the artwork in general some objects such as the SMG or the sniper. Are those objects è una sorta di GDR, chiede Diego. Da quello che ho capito ha degli elementi GDR, ma anche degli elementi tattici. Quindi bisognerà combattere sulla mappa. Adesso quando lo faranno vedere vediamo come. One or two share exactly the same skill, but there's a huge range of skills to master, and each character brings something very different to the team. I will repeat the same order as we did before. So let's start talking about Eva's skills. So Eva, as I said, is a very traditional soldier and skilled in the application of violence. So here we can see her submachine gun burst. I have to use the correct terminology in guns. I've got in trouble for this before. Her submachine gun burst, which can deal with a group of soldiers in close proximity to each other very quickly, very efficiently. Allora, a vederlo così, very ruthlessly. GG92 più che un XCOM, a me ricorda un Commando Style, quindi Commando Style c'è anche, come si chiama, Shadow, oh mio Dio, non mi ricordo più, Desperados. A submachine gun doesn't have great range, so we're seeing here
Vedete che ci sono le aree di percezione dei nemici, le abilità che si possono utilizzare, ma si è in tempo reale. Non ci sono i turni, almeno da qui, da quello che vedo, è tutto real time e non ci sono i turni. Quindi devi cercare di combattere sul campo. Adesso ci sta facendo vedere 2 abilità. Vediamo quando ci sarà un vero e proprio gameplay, ma questa è la mia impressione. Esatto, come dice Edward, Desperado Style, che è un commandos, perché Desperados non ha inventato niente, è commandos il gioco che ha implementato queste caratteristiche tanto tempo fa. Yes, I think so. I think we're going to see some footage of. Ce n'era uno Samurai Ninja che era, adesso non ricordo il titolo, ma te lo vado a dire. We're seeing there something similar to Eva's stun grenade, but that is a Tokal grenade, which is an electrically charged grenade, which makes a lot less noise. And Shadow Tactics si chiamava, per una metà in Giappone. When the characters recover, they will be non Shadowrun, suspicious, Shadow Tactics. Angry, aggressive, much more likely to go back to their regular patterns. So whilst they look similar at first glance, they're actually quite different attacks. Okay, so, but this is something that probably players also discover while both watching the game. Però per adesso stiamo vedendo il video, il footage di 2 attacchi. Praticamente ci fa vedere un lancio di una sorta di granata stordente. Vedete, clicca l'opzione 5, la lancia. Ok, questa è un'altra meccanica. Questa è la meccanica 1 e fa uno stun a una guardia. The Mattock staff, which can be electrically charged. She can carry a small number of charges with her. More powerful enemies in the game will be immune to a simple physical attack with the staff. Sì, quindi è un pochino più complesso di Commandos, nel senso che sta spiegando che ad esempio soltanto questa abilità che ha solo questo personaggio ha delle cariche, cioè tu puoi stannare con questo bastone alcuni nemici ma non tutti, quelli più grossi non si fanno stannare, cioè quindi avrà un sistema secondo me legato un po' al tipo di attacco che tu puoi fare sul tipo di nemico e in base a quello, in base ai personaggi che hai devi adattare la tattica. Because he's not like on a target enemies, but he's a range area of effect. It's really, really interesting about Ivanata. We will definitely have like a really good insight of their skills later on during the gameplay. And shall we move into Max? We say he's the sniper of the group. He's the sniper. Questo è il Guess cecchino. what that means? He's got a sniper rifle. Beh, sta fucilata non è proprio da cecchino, a 2 metri e mezzo di distanza va bene anche un fucile con la canna segata. Però chiaramente immagino che per motivi di gameplay, perché questo lo capisco da youtuber, devono far vedere sia il nemico che muore sia il cecchino che spara, quindi l'ha messo proprio vicinissimo. Vabbè, i cecchini sono le mie classi preferite di solito, perché sono un camperone io. Mi piace fare le cose pulite dalla distanza. He can attract enemies to. Indeed, yes, we're seeing him now. He is crouching down. The cupped hand icon there is showing him whistling in a way that I would personally love to be able to do myself. Le onde sono un rumore, Diego. Vedi che quando fischia con l'opzione 5 parte l'onda, la guardia è dentro l'onda e quindi la guardia si avvicina. E poi tu cosa fai? Sei un altro personaggio in posizione tattica. Definitely useful while playing the mission to have different type of skills from distant and sì, a me dà proprio l'impressione di essere questo genere di titolo, più che combattimento, non vedo turni, quindi tempo reale con skill e ogni personaggio è diverso. Adesso abbiamo un nuovo personaggio. So yes, Sam is my favorite. He carries a Zap gun with him, so he has another electrical attack, which is vitally important. Tipo lui può mettere a dormire una guardia così, wow. Molto carina l'ambientazione, adesso sto guardando i biomi.
Visto che comunque il footage è sempre lo stesso che ripetono. Davo un'occhiata ai biomi. Questo mi ricorda un pochino tipo il Mesoamerica. Guardate la colonna, che ricorda una colonia Maya, una colonna azteca. Quindi non è che è tutto desertico, egizianeggiante. Absolutely, we're seeing it here now. So Sam has stunned this armored Jafar, and once he has, he wanders over to him, and he uses his mimetic scanner on there. And you, Paolo, anche Cursed Crew uscirà a breve, esatto. E quello, anche quello lo seguirò. Quindi sembra che stia tornando un'età dell'oro di questo genere. Scusate, quando sento Jafar mi si scalda il cuore. Sembra che stia tornando un'età dell'oro del genere, perché sono titoli che per 20 anni non sono stati sviluppati e non capisco perché da un punto di vista di rigiocabilità, se tu hai dei personaggi nuovi, delle ambientazioni nuove, cioè immaginatevi da passare da seconda guerra mondiale al Giappone, cioè ce n'è di carne al fuoco, e adesso qui siamo su un Stargate, siamo su una serie TV. Si potrebbero fare titoli di questo tipo su universi vastissimi. The Cursed Crew invece è più piratesco, ma un piratesco voodoo con non gli zombie, gli scheletri, gli spiriti. È molto carino e quindi secondo me è una cosa bella che torni concorrenza in questo genere, che io adesso per semplicità chiamerò Commando Style, anche se so che sto facendo una semplificazione, ragazzi, rendetevene conto, non è Commandos, però è un titolo che più o meno ti porta alla mente quel genere di giochi. And distracting them or giving them orders, and it allows other characters to come past. So I have a lot of fun playing as Sam. I love this skill too. And shall we move into Derek? We say that he's a civilian, he's not a soldier, but no, BG3 è completamente un'altra cosa, però Diego. Qui non sono molto d'accordo con la tua osservazione, la rispetto chiaramente, però secondo me BG3 è un vero e proprio gioco di ruolo isometrico. Qui non si tratta di gioco di ruolo, non è una classe che livella e sali e guadagni nuove skill. Qui hai degli scenari che ti presentano delle sfide più o meno complesse e hai dei giocatori, hai dei personaggi che devi sfruttare e devi sfruttare nel modo più efficiente possibile in quello scenario. Baldur's Gate invece è diverso, perché tu parti con un personaggio, lo sviluppi nel tempo in un mondo aperto con una quest principale e tante subquest. È una cosa molto diversa. La furtività di BG3, ok. Vedi che non avevo capito io, allora ti chiedo scusa. Non ho provato BG3 a modo così approfondito da dirtelo, ma sì, penso che abbiano cambiato la meccanica. Un tempo la meccanica della furtività nei giochi di ruolo era molto semplice. Tu ti mettevi tra le ombre, lanciavi automaticamente un dado ogni tot secondi, ogni tot round. Se il dado superava il tiro di percezione dei tuoi nemici, rimanevi invisibile. Adesso non so come l'abbiano gestita questa cosa. La meccanica che vedo qua mi piace, perché quella è la meccanica classica. Tu hai due sensi, la vista e l'udito. La vista è il cono che ti spari davanti, quello giallo. L'udito invece è il cerchio, è l'onda che si propaga intorno, perché tu puoi sentire un nemico dietro di te, ma puoi vederne uno molto più lontano solo se davanti a te. Ha senso. E quindi il cono è il cerchio per quel motivo. Scusa Diego, non avevo proprio capito, quindi ho fatto tutta sta cosa per... 4 missions, I think, introduce the range of characters that we've seen today, and the game teaches you about their skills, what they can do, how they work well with Intanto se avete domande, so forth. So for your first 4 missions, le possiamo fare in chat insieme. There's 2 missions. You have 2 L'udito è alla fine della mano. Ce n'hai 5 di uditi. O di udita. Udita si dice. You will have a core of characters that you are obliged to use. Credo che dell'uscita ne parleranno alla fine dello stream. Al momento non hanno detto nulla.
By that point in the game, you should understand how everybody works, what your preferred play style is. So yeah, you're free to choose some of your squad. So if you can choose more, then we say that there's like maybe 3 heroes is part of the mission, then you can choose 1 or 2 more. So basically this allows players to replay the mission with different characters, with different skills. Quindi le missioni si possono rigiocare con personaggi diversi, quindi praticamente sì, ho capito, puoi impostarli in modo diverso. Just why that's so valuable. Really interesting. I think something, the replayability of the missions is something that players definitely would love. And I would like to ask you, Neil. We said that we have part 1 and part 2. Shall we expect something new in the part 2 in terms of characters? I can't remember whether I'm allowed to say or not. Ortese sì, anche quello, anche MGDR è una bella ventata di Arghan. Amazing, amazing. Looking forward to discover all the characters that definitely make our Stargate Timekeepers a really nice adventure. So thank you, Neil, for being with me. Neil will come up later to show you the gameplay. Now, before I call Sonia, the director of Slitherine Poland, here with me to talk about the environments and the settings of the mission, we will have 45 seconds, 1 minute break. Sarà multiplayer locale, non lo so, non ne hanno parlato. Adesso fanno una piccola pausa e fanno vedere un po' di video. Questo credo che sia pubblicità, quindi metto la pausa e rimango con voi intanto che aspettiamo. Ok. Allora, cosa ne dite? Welcome back, everyone. So for the ones who has just jumped into the live just now, we have talked about the characters. We announced that the fact that the beta is open at our ecco, ricordatevi che la beta è aperta, /beta, so subscribe to it. E se volete dare un'occhiata su Steam vi rimando il link of the game, and we are looking forward to your feedback. But now I really would like to start talking about probably my favorite topic of the day, environments. To talk about this, parliamo di environments, vuol dire di really pleasure to have Sonia here. ambienti. She's the art director of Slitherine Poland. She's the mind behind all the environments that we are talking about. Allora, lei è la direttrice, la persona responsabile dello sviluppo degli ambienti, del design, responsabile per Slitherine in Polonia. This game is the fact that we have lots of different settings. We got snow, we got mountains, we got jungle. Ah, vedi che ci sono un sacco di biomi, come vi dicevo. There should be like a huge work behind. What's the process about the creation of these environments? So first of all, we must get familiar with game documents, yes? But of course we meet in here to talk about art. So first of all, you must find references. It could be, photo, some screens from similar games, yeah? The concept art for other artists. But in here, we have a Stargate universe, so it was very important for us. Dice che praticamente in questo caso avevano Stargate come universo, cioè come esempio per fare i biomi. Tipo questo, l'episodio 1 è la battaglia nell'Antartica, che è tutto neve. Mi piace molto sta cosa che hanno diversificato gli scenari. È bello giocare sui biomi diversi. È una cosa nei videogiochi che c'è da sempre, da Super Mario forse, ma aggiunge semplicemente più carisma ai giochi, secondo me. Edward Plays, non sono sicuro se abbiano fatto vedere tutti i personaggi oppure se ce ne siano altri, perché ne hanno fatti vedere 4. Non lo so. So of course from sketches then you have. Però se ti iscrivi alla beta puoi dircelo poi. And the other guys of the team to make it like playable. Ciao Jack 99. That is il nostro going Exalted on the Man, grazie screen. mille per essere passato. We have
I want to repeat myself. We got literally so many different settings. We have snow, jungle, spaceship. We got temples, which is of course something very unique and very cool, in my opinion. So why did you decide to complicate your life and make so many settings for just the first part? Yeah, it was my goal to make them diverse. Yes, and I don't want to talk about nature and surrounding objects. I want to show you how important are effects, lights. It's a trick that help gamers to remember the map. Yeah. Oh, fun fact is that in the main menu in game, when you choose the mission, you will see the loading pages with main color of the map. Which is very, very cool. Yeah. So basically, while I'm in the menu, so mission 3 will be themed as the main color blue, of the yes, setting. It's dark blue night. Wow. Yes. This is something really, I think, visually impacting for the gamer, because he will remember exactly what the weather was like in that mission because of the color and the lights, as you were saying. So I have to ask you this, because of course we are talking about Stargate. We are in the universe of Stargate. So how many settings are inspired by the original series, and how many of them are new? It's an interesting question, because some of these maps was inspired on the Stargate universe, yes, but we get permission to do something more with them. For example, you will see soon gameplay of the second map. It will be Hactyl, and in there I give it some alien stuff, and it will be a big yellow mushrooms on the trees. So definitely there's of course the inspiration of the original series, but because we are telling definitely a new story within the universe, we have been allowed also to create. No, sono belli questi come si chiamano, biomi, li chiamo, scenari è meglio, sì. Really nice, really nice. I saw all of them. They are really beautiful. You will enjoy, and you will see later in the gameplay how the settings then will work during the mission. And this is my next question. Does the environment affect in any way the gameplay that we will see? All settings have some interactive object. They are fit in the environment. For example, in the nature, it will be wood logs or sawmills, in interior, maybe workshops. You can hack machines, vehicles, but it's not obviously that everything can help you. Yes, you must looking for this and use well. E Danilo, però considera che questo è un gioco in cui non rigiochi la stessa missione, vai avanti nella storia. Cioè le missioni non sono come immaginatele non come degli scenari schermaglia, per usare un parallelismo con gli Age, ma immaginateli come delle campagne. Tu finisci il primo scenario, lo vuoi rigiocare meglio, lo vuoi rigiocare con un altro personaggio, lo puoi fare, però la storia la devi fare nello scenario successivo, nell'episodio 2, nell'episodio 3, eccetera. E in questi episodi cambia sempre l'ambientazione, immagino i nemici, immagino, insomma, diventi più complesso, per questo poi ci si annoia meno. L'idea di giocare sempre lo stesso scenario over and over, a parte che io lo faccio con certi giochi, l'ho fatto perlomeno, non so quante volte ho reiniziato, tipo Skyrim, ho fatto le prime missioni 20 volte, però era per provare personaggi diversi, giusto? Qui i personaggi sono quelli, quindi vai avanti. Ok. So you will find out and play Stargate Timekeepers. Amazing. So we have indoors, outdoors, different settings. Skyrim non vale. Vabbè, no, adesso ho tirato fuori una cosa che... Thank you very much, Sonia. I love to chat with you about the environments or night, but we have to move on into the next topic. Before getting into the main part, that I think probably what our community and fans would like to watch, the gameplay, of course, I'm talking about. I would like to see again all the settings
and I think we have a trailer for that, so we'll be back in a minute. Ci vediamo il trailer dei setting, come sono stati chiamati. Io immagino sempre delle ambientazioni, dei biomi, degli scenari, chiamateli come volete. Andiamo a vedere cosa ci viene fatto vedere. Questo è l'episodio 1, Battle of Antarctic, ok? Beh, ve li faccio leggere, non commento troppo. Resistance, che invece è giungla. Poi abbiamo il 3, che è una sorta di foresta sopraelevata, un po' elfica. Il 4 invece è un po' più futuristico, su montagne. Io ho un Vertibird che mi sta passando sopra la casa. Brrr. Scusate, l'episodio 6 questo è molto più futuristico, molto più stellare. Eccoci qua, bene. Hello everyone, welcome back. For those of you who are just joining, I'm Neil McKenna. I'm the senior producer for Stargate here at Slitherine. And joining me today is Patrick Nosek, who is the head of the Slitherine Poland studio. Welcome, Patrick. Hi Neil, it's nice to be in the sunny Milan once again. It is very sunny, particularly in here. It is very warm indeed, isn't it? So today, you're joining us to Sono a Milano, show quindi. some actual gameplay. We're going to play through a whole mission. A Milano al momento dovrebbero esserci tipo 28 gradi. Watching through it from start to finish, so they can get a real feel of what's involved in the game, what it feels to play like, minute to minute, the choices you have to make. Yeah. Let's go. Yeah, Adesso vediamo Danilo come una missione, quindi praticamente rispondiamo al nostro dubbio, dai. Okay, first up we have this lovely loading screen from Sonia. Do you want to talk a bit about the scenario of the mission, where we are in terms of the story at this point and the location? Yes, of course. But first, let characters introduce us, brief us into the mission by themselves. Okay, yes, they are about to start talking, aren't they? Credo che ci sia un po' di eco sullo stream dalla parte loro. Perché non sento il loro audio, sento un po' di eco. No, l'eco fa parte secondo me fa parte della ambientazione ed è voluto, però si sente un po' basso l'audio. Cioè faccio fatica a sentirlo io. Però se alzo l'audio poi quando parlano loro la voce è altissima. Comunque, per capire, si parte con un briefing, ci viene spiegato qual è il percorso che abbiamo di fronte. Ecco, e poi si decide di iniziare. Let's go. So, let's talk about where we are in the plot. After the Battle of Antarctica, our captain, Evan McCain, was assigned for a mission on the Hactor planet to help the Hactor resistance fight the Goa'uld forces. So we are doing one of the regular missions, escorting the convoy through the forest, and suddenly our team finds out that one of the system overlords sent his troops to the planet. As we can see, they are trying to harvest the planet for resources for the war. They've brought their own technology with them, haven't they? Yes, we can see all over the place. There are machines, all stockpiles of their equipment. Okay, so yeah, our first job is to clear out this area. Quindi partiamo con due personaggi, abbiamo Eva e Atta. Is to clear out the area, nearest area, so the enemies won't spot our convoy.
as we do in these games, we have to sneak to them and strike them with our skills. Indeed, and we have, as we mentioned Cioè, earlier, adesso stanno passando in mezzo agli alberi e non li vedono. Stanno facendo sneaky in mezzo al cespuglio. The leader of the group and perhaps the most sort of typical soldier, and we also have Atar, who is a member of the Jafar resistance. Yes. First, we can see basic skills of both of them. Eva using her stack of her SMG to knock the enemy, and now we can see Ata using her Matrix staff to clear 2 enemies at once with a swift move. It's a very powerful attack when you have enemies close up. Oh yeah, you can quickly clear the whole squad with one blow, but it's limited. Okay. We're going to talk about it later. We will talk about that later. So coming up to the next area. Yeah, we are closing to a bigger group of the enemies. So as we can see, some of them can see each other. This is indicated by one of the most basic thing in the genre, which are viewcons. Yeah. With these viewcons, we can see 2 of them, like 2 different viewcons. One of them is a full green viewcon, which whenever our character finds himself in there, they will be spotted immediately. No matter if they are sneaking or not, they will get spotted. But we can see also the second part of the viewcon, which is a broken viewcon. We call it like this internally. This viewcon, when our character is sneaking in it, they won't be immediately spotted. Okay. We saw a bit of trickery from Eva there. Yes. So one of the most useful skills of Eva is tossing a bullet casing. It creates a quick noise which distracts the enemy and give us just enough time to do some sneaky action. Questa è carina questa cosa. Tu praticamente era il tipico. C'era qualcosa di simile in Commandos con le sigarette, se non sbaglio. Che se tu buttavi un pacchetto di sigarette mezzo vuoto a terra, quando passava la guardia lo vedeva e diceva tipo Vasistas, che cos'è questo? E si avvicinava, guardava perché cazzo è una sigaretta gratis. E tu nel frattempo gli passavi dietro con le tue unità, intanto che questa si chinava e o l'attaccavi alle spalle oppure addirittura se la facevi super stealth semplicemente poi sfuggivi, no? Quindi vedo che ci sono delle meccaniche simili, non simili nell'estetica ma nell'idea. Ata uses her homeworld planet Dreamcatcher in order to use some of enemies' curiosity to lure them into the trap as she did here. Considera Alberto che questa però che stai vedendo è un'alfa. È una versione veramente, anzi no scusami, un open beta, è una versione di sviluppo, quindi la IA non è ottimizzata, la grafica non è ottimizzata, non c'è il sonoro, magari non ci sono le voci, cioè stai guardando un work in progress, è la prima volta che Slitherine fa vedere questo gioco e non è assolutamente in rilascio a breve, ci devono lavorare, però mi fa piacere che facciano vedere un po' che cosa possiamo aspettarci, perché fino ad oggi non era chiaro che cosa sarebbe stato Stargate Timekeepers. Se l'idea fosse stata quella di avere uno strategico, un tattico a turni, adesso sappiamo che tipo di gioco sarà. Io mi aspetto molto lavoro di rifinitura, perché comunque vedi che insomma, come dici giustamente tu, non c'è IA, adesso ci fanno vedere le caratteristiche, la IA non reagisce. Però considera che lo scopo degli sviluppatori è di farci vedere le caratteristiche, non di giocare, perché metti che giochi e poi perdi perché la IA reagisce, è abbastanza brutta, anche se sei uno sviluppatore puoi fare un errore, e quindi è molto meglio giocare con una versione ultra semplificata, giusto per fare uno show. Indeed, so it's quite clear to players what the area of effect is and what the area of noise Grazie is. per essere passato. You're never doing any of these things blind, which is good. So we have a bit of strange Comunque ceni come me here. alle 18:08 minuti. Seems to be not functioning properly. Io cenerò dopo, ma... Yes, as Sonia said before, cos'è sto braccio che lancia i tronchi? We try to use our environments to add as much interactive objects as we can. They help us. For example, for this, we can eliminate enemies to make our life easier. Sì. So here we have machines brought by Moloch forces, that's our system lot, to harvest
resources from the planet, but we used it against them. It's always very satisfying, I think, to take an enemy's technology and use it against him, so always very pleasing. But we won't be finding those on every planet. We won't find a malfunctioning timber machine kind of in every corner, will we? No, we really try to fit what kind of object it will be to the environment we have. So, because we have many cool environments, we could find many cool ways to create what we call opportunities for the players. Indeed, it's been a lot of work, but I think... It's been a lot of work. Well, it hasn't been my work, but I do feel it has been worthwhile overall. You had your part as well, key part. So you are looking around, we've got a big decision to make here at this point in the mission, haven't we? For those who can read the objectives, we have 2 objectives on the right-hand side, and you have a choice between them. Yes, so as we can see, we have an OR which shows us that we can either go to the right to the one objective or to the left to the other objective. Both of these objectives are ultimately heading to the same outcome. Grazie per essere passato, grazie it really mille. Changes how the game is played, the puzzles are different, paths are different, equipment we need is different. So it gives different challenges for the player. So if you, for example, play the mission once, you pick the right path as I did here, then you can replay the mission and check out what's hidden in the second path, what puzzle we prepared there for you. Indeed, it aids replayability a lot, doesn't it? Yes. Because there's almost a whole new mission to discover, just waiting for you. We have a number of soldiers here who are very close to each other. We'll come back to what Eva was doing later on, but we have a number of guys who are pretty close in this next area. So it's going to be hard timing our attacks here. So first, I need to sneak a little bit quicker than usually. Lovely. I just can't sneak through bushes because this guy would see me. Yeah. And then when Ma ti è piaciuta position, questa Ata is going to the position, I can use something what it's questa called preview? tactical mode. So tactical mode is Adesso ci fanno vedere la modalità tattica. Helps us and gives us a choice to opportunity to create a set of attacks. Sì, praticamente riesce a disegnare una serie di attacchi. Anche questa è una meccanica che si è vista in titoli di questo genere ed è veramente bella se sai giocare. Se lo facessi adesso senza sapere come giocare probabilmente sbaglierei, ma i giocatori bravi riescono a mettere in sequenza una serie di azioni che poi si traduce con un successo, però devi veramente, è un po' come impostare una macro, no? Devi programmare i tuoi movimenti sapendo già come si muoverà l'avversario. Sometimes action is on the edge and you need a tactical prowess in order to make your life better, play through the mission and finally achieve your goals. I think it's fair to say that anything you can do in normal gameplay, you can also do in tactical mode as well, can't you? So yes, you can use tactical mode as a pause when you need additional time. You can give movement orders to the players so you have everything planned to perfection, but you have to always remember that you only can give one skill order. You cannot chain combo with one character. Yeah, I was using it earlier on, just when I was playing one of the later levels this afternoon, because it's some attacks you need to time very precisely, so I just used it for one. Cioè devi conoscere il timing degli attacchi per fare questa cosa. Area to another. I think we can work out what's going to happen here then from what we've seen so far. Atara's planted a lure. I don't think this guy is going to be able to resist, and I think we can get a preview of what's going to happen to him as he wanders over. Hey, there he goes. Yeah, so that's just another one of our opportunities. So in this level, because it's pretty early in the game, the opportunities are pretty obvious, but later on we try to hide them to make it more rewarding for the player to look for them, and also some of them can be only used by the certain characters.
And opportunities are always a bonus, aren't they? You're never reliant on an opportunity or being able to spot an opportunity to progress through the level, are you? Yes, exactly. You can play through the mission however you want, but there is something cool in finding a secret that can help you to eliminate the enemies. We all love finding secret stuff, don't we? Talking about the secrets, here we have a secret passage that, because of how our characters are created, is available only for Ata. So, yeah, we saw the predicted movement path for Ava there, didn't we? And she was going to have to go the long way around, but Ata can just climb up those vines. Yes, as we said before, Ata is one with the nature. She can use the vines to climb up to them and walk around a lot of enemies in order to create diversion for Eva to move into the mission as well. So sometimes later on the game, you will have a choice which character you want to pick with you to the mission. And with that, some of the paths are closed for you, but some other will open for you. So as we said before, there's a lot of things to look for. Find your playstyle, find your favorite characters, and you will be rewarded with secret passages available only for your favorite characters. I think it's fair to say that teamwork in this game doesn't always involve having to move your two characters side by side all the time. Sometimes one character just secures an area, the next character goes ahead, and then, as we will see, you meet up further down the path. Yes. We really try to create a space for the players. Non dimenticatevi che se avete delle domande da farmi, potete scriverle e poi magari provo anche a scriverle nella chat se non lette. We have really many ways how you want to play through the game. Other option was to try to move with Eva through the bridge and eliminate all the enemies, but we can keep Eva next to the bridge and then make Ata clear the path for her. Sure, I mean, I generally solve that puzzle quite a different way to you, so I was quite surprised when we first saw this video, and it's like, oh, okay, yeah, you can do that as well. So we're getting quite close to being able to secure the bridge now, I think, aren't we? There's not too many guys left, but there's a few. Yes, there's a few, and one of the hardest puzzles at this stage of the game, which gonna be 3 enemies really close to each other, and we're gonna have to create what I called before combo to prepare it in the tactical mode so our characters can eliminate them. First, we need to take out that guy. I mean, he spotted you, but being spotted is not instantaneous fail, is it? You do have a small window. No, there's always a chance for the player to, stun the enemy who saw you, run away. It's not a failure at any cost, but we are a little bit cruel, and one mission is like, you cannot get spotted. Indeed, that is much later in the game if you are concerned about that. Yes, I have yet to successfully complete it. So yeah, tactical mode again here. There's a number of ways to solve this puzzle too, but they're all quite difficult, I think. This is obviously with one of the objectives about to be achieved, it needs to be a sort of relatively challenging puzzle. Yes, but as you said, there are many ways to do it, because we could actually use a lure again to lure one of the enemies towards the bush and use Ata to knock 2 enemies at sì, Bassi Fondi, è un comando slide. Assolutamente sì. Ricorda Shadow Tactics, Commandos Desperados. Chiaramente l'ambientazione è completamente originale ed è dedicata alle serie di Stargate. Ci hanno fatto vedere fino ad ora un bel po' di biomi diversi, dalla Antartica ghiacciata alla foresta, a degli scenari molto più futuristici da Star Wars. Ci hanno fatto vedere i personaggi, adesso stiamo vedendo interamente un gameplay dell'episodio 2 che è in questo appunto bioma un po' più only Ata can climb up those vines, we know that already. Unfortunately for this guy, he's just standing there with his back to the top of the vine, so I think we know what's going to happen to him. Sometimes it's just fun to knock those guys out, isn't it? Just some guy daydreaming, not doing his job properly.
He was doing his job properly, but because we chose the certain path to walk around them and use Atta's unique ability to climb, we are able just to fool them completely. They never know what hit them. Eva can't easily move through that area herself. Ok ragazzi, sto avendo dei problemi di connessione. Per un momento ho pensato che la mia connessione stesse dando dei problemi, in realtà è lag. Mi sentite? Another one of Atta's skills now. Yes, Atta is a really good companion. Se mi date una conferma se sentite la mia voce adesso vedete, grazie Rob, perché avete visto il buffering, non è una disconnessione. You can see her using her rope to help Eva get up there, because I don't think that Eva would be able to. Qualora mi dovessi disconnettere, chiaramente poi mi riconnetterei. Ho avuto dei problemi di rete negli scorsi giorni, ma oggi in realtà non ne ho avuti, quindi insomma incrociamo le dita. Grazie per l'attenzione. Adesso ritorno in silenzio e seguiamo insieme. This soldier on the right hand side of the screen, there are a few gaps and a small opportunity here. Yes, actually, first time when I played this level, I was not able to actually hit the spot to hide, but I played so many times. When I was recording it, I actually played 4 hours to record the perfect not being spotted gameplay, because that was my goal. So I always wanted these achievements, which you will find in the Stargate as well. If you complete the mission without being spotted, you will get this one. Talking about different play styles, these guys aren't doing anything. I've never attacked these guys, but clearly you are determined to take out every last guy on the Allora, la demo non ce l'ho, Danilo. Posso mandarvi il link alla pagina di Steam? At the end of the mission, we will have statistics. Questa, e se date un'occhiata allo stream all'inizio ci hanno fatto vedere il link per chiedere l'accesso alla beta. Eric is sometimes better than me, but Eric designed the levels, so he ought to be better than you, I guess. He's cheating. So that is 2 of our objectives achieved now, which leaves us with only 1 left. I'm probably talking over our actors' lovely work, so do excuse me. Well, yes, I managed to chatter over most of the work there, but essentially we have 2 guard towers either side of the, is it a canyon? I'm not sure, but either side of this path where the convoy will be going through, so we need to take out the guys in the watchtower. So yeah, it's sometimes about taking a risk, and Eva and Atta decided that because of the equipment of the Moloch forces are so similar to what they use, maybe they will be able to sneak past the enemy camp with the convoy. But the problem are 2 watchmen watching the passage. So we don't have to clear the whole camp, we just need to remove them. So now we are proceeding towards it. Okay, this guy is patrolling quite frequently, so he seems like the first problem we need to deal with, this guy coming up the steps at the bottom of the picture. Yeah, so again, Atalur is a great mechanic in order to pick this one guy who is patrolling around and knock him so we can have a clear passage towards our goal. So yeah, moving forward, we now just eliminate enemies that are blocking our way. Indeed, he's just sitting down on a tree stump, not doing very much, but he's still a problem. So yeah, we couldn't go downstairs without knocking him out. But then I decided to go to the left, which is a smaller camp, and we can see there's a lot of Moloch soldiers minding their own business, using here bullet shell coin again to distract the enemy, making sure he's not gonna stand up, because when we stun enemy and after some time they will just stand up, you will see it near here, because I kind of forgot about one of them and I didn't entangle him. Per ora quello che ho visto è 2 personaggi in questa missione, poi non so se più avanti ne potrei utilizzare di più, Danilo. Because if enemy finds the body, they will get alerted, and I didn't want that. And one of them just stand up, but I managed to knock him off just before he alerted the whole. And so after 4 hours of recording, your perfect run almost ended. That was quite so close to the end. So what's this object down here at the bottom with the blue icon above it?
Okay, I will be honest. I was kind of cheating with this gameplay because I played on the easy mode. In the easy mode, all of the skills are not limited. For example, Eva's stun grenade in normal or hard mode, they are limited. You can use them, for example, in normal mode 3 times. And with those crates that Quindi ecco perché l'IA sembrava così un pochino assonnata, perché sta giocando a very easy. Ma ve l'ho detto, perché devono far vedere le meccaniche, dai, non puoi giocare alla difficoltà più difficile se ti vuoi dedicare allo show. Ci sta. So the left-hand side, we've got a number of guys, some of whom appear to be doing the laundry. Even a soldier needs clean clothes out there on Hackteal. So whilst they're doing the laundry, we will lure this guy over and give him something to think about. Yeah, as we said before, Moloch forces don't know yet that the Hacktail are on the planet, so we can use it to our advantage to catch them middle day, normal day. Okay, and those guys up by the fire don't seem like any real threat, but in fact none of these guys seem threatening, but we've got to get past them somehow. So we can see capabilities of Ata right here. Her using her grenade in order to blind enemies, and then with a quick, swift blow of the Mattock staff, eliminating them again. Well, I hope the electrical shock didn't damage their laundry too much. So we have a guy sitting here, not really paying attention to what's going on. 2 guys chatting by the fire, so it seems pretty straightforward from here. Yeah, we have just to walk past them. We can see how we try to make our world a little bit livelier. We can see just Moloch forces talking to each other. They just don't know what's going on here, what we are able to do to them. Well, it's not very realistic that everybody's going to be on a state of high alert all the time, and particularly, as you say, they don't know that Stargate are there anyway, do they? So. Yep, they came here to harvest some resources, and suddenly they found themselves on our path. Not too good for them. No, that's their problem. So, on to the final watchtower, and I think this is the most difficult part of, certainly of this part of the level. I think on one of the other paths, perhaps bits are more difficult. So we've got an armoured Jafar there near the hut. We can see his view cone there. So we're going to need to do something special with him. We can't hit him with a staff or a stun attack. Puoi anche curare un tuo alleato, dici Danilo. Bisogna vedere se tra le varie abilità c'è la cura. So there's not a big window of opportunity here. Yeah, so Jaffa Warriors are aspettate che vedo che adesso però la grafica immune to all the physical damage thanks to the armor they are wearing. Non ho capito perché YouTube mi ha portato la grafica a 260. Has a specific ability forse era in automatico ed è scesa un momento. Weak spots in the armor and give the information to the team. So now physical attack will harm them as they do to all other Jaffa warriors. Qua la cura non la vedo, magari ci sono alcuni personaggi che ce l'hanno. Electrical attack because this is their weakness, but I had to use Atta somewhere else, so this time I just scouted him and did the best with the information I got from it. Yeah, almost forgot to tie him up, but thankfully not quite. So onto the final bit. We are almost there, and your perfect run is still going. Yes, it took me a lot because I wanted it to be perfect, and right now you can see that even me, who played this game a lot, there are spots that need creativity. First, I thought, I'm just gonna go there, use my P90, kill 2 enemies, and that's it. But suddenly I spotted that one of the enemies has his back covered, and I had to come up with just another plan. So when the tries with Eva finds out to be a failure, I decided to use Atta. With this run, Hellur never disappointed me, so I was thinking, let's go to the bush, lure the enemies, and maybe it will work out. But then I just figured out I don't have to eliminate them
at all. I've always tried to lure one or two of the enemies over to there and take them out with the Mattock staff, but I love this. Here they all come running, one alerts the others, they all go running over and wonder what that is, and whilst they are doing that, Eva has snuck around, knocked out the guy by the watchtower. And mission completed. Mission completed. Difficulty level easy. But done in under 24 minutes, so it's a very impressive run, because Marco was telling me it took him 42 minutes. Ecco, slitherine.com/beta, l'avete visto adesso il link? It was 4 hours. Like 27. Fatemi vedere se riesco ad accedere così ve lo scrivo. Yes, I also saw that you apparently only saved it once as well along the way. Yes, and it was just a misclick because Vediamo se ce I la wanted to faccio. have a clear playthrough without loadings, without cutting anything, and Eccolo qua. I can't imagine how Ho trovato il stressful it link, would be to ragazzi. play through an entire level without Qua saving. potete vedere tutte le beta aperte di Slitherine e se volete partecipare a questa potete fare richiesta. Hopefully people have enjoyed what they've seen. I think it's looking fantastic. Very proud of it. Proud of the work the team have put into it. I think it's looking amazing. Thank you so much for doing that. It's been great. Wow ragazzi, dai, ci siamo visti praticamente un'ora e mezza di presentazione di questo titolo che sicuramente seguirò, sicuramente vi porterò un gameplay quando uscirà, non è ancora stato detto quando, ma secondo me è ancora un po' presto. So if you like what you see, do please sign up to the beta. It's vitally important for us, isn't it? thank you very much. Sign up for beta, give us your feedback so we can make the game even better. Thanks very much, Patrick. We're going to take a short break, and joining after the break, it will be me and Francesco. Bye. Ok, fanno una piccola pausa, poi dopo la pausa praticamente ci saranno lui e Francesca. Adesso non so esattamente se... Ah no, aspettate che stavano ancora facendo vedere delle immagini. Non so esattamente di cosa si parlerà. Comunque se si continua... No, adesso non c'è più l'immagine. Se si continua con la presentazione del gioco rimaniamo in live ancora un po'. Ciao Gelloz! Bello vederti qua. Ci siamo sparati, Gelloz, un bel giochino che non è ancora uscito, perché la Slitherine ci ha fatto vedere la seconda missione di Stargate Timekeepers, che è praticamente un gioco alla Commandos o alla Desperados o alla Shadow Tactics, vedi tu un po' quello che ti piace di più, ambientato nell'universo di Stargate. Wow, the gameplay was absolutely brilliant. I loved it, despite Patrick was playing it in easy mode. Ciao Alberto, grazie per essere stato con noi. Jokes aside, I think that now we have like a better comprehension of what the game looks like, what does it mean to complete a mission, and the environment looks really good. And I would like now, Neil, with you, we have selected a few questions from the chats that probably Grazie per essere stata con noi, Elena. would like alla to prossima. answer, and of course we will record anyway all the other questions. We will answer them later on in further news. So first question that I selected, probably something that we mentioned like long time ago, and a repetition could help the communities to understand better. Do we know when? Someone is asking, do we know when the timeline is? So basically, our story, where does it begin, basically? So our story as a whole, our mission 1 begins after the Battle of Antarctica, which I think was the end of season 7, if I recall correctly. You recall correctly. Fantastic, in the TV series. So Ciao Paolo. that's the point where, say, the SG1 story and our own story diverge. Ok ragazzi, That's the jumping off point. allora, what we saw today is fairly shortly after that. Slitherine adesso sta facendo il Q&A. Not going to spoil anything. Se volete partecipare al Q&A potete loggare su Twitch oppure sul canale YouTube Slitherine Games e fare le domande direttamente live, ok? Perché io non posso filtrarle direttamente a loro, però ve lo dico. Io rimango qua ancora in live ancora un po', ma visto che c'è un Q&A potete dare un'occhiata. Adesso vedete, io sto facendo il Restream perché sono sui canali di Slitherine Games e lo sto praticamente copiando, ma ho l'autorizzazione e sono in cooperazione con Slitherine. Beautiful adventure. Per questo We got Sheep
Purps asking us if the game is going to be mainly an RTS or a turn-based game. Well, it's a real-time tactics game. It's real time. It's in real time. The gameplay is as you saw it today. Prossima live, Danilo, la mia. Allora io domani pomeriggio ho un altro appuntamento di un tecnico che deve controllare meglio il problema che ho di internet. Se si scopre qualcosa bene, altrimenti vi faccio sapere. Vi avviso domani su Community, su Discord, su Instagram. Se riesco lo streamiamo domani sera, se no vediamo. Does it have a limited usage or not? The ZAT, unless like Patrick you're playing in easy mode. Oggi per ora non ho avuto problemi di disconnessioni, però a volte ci sono, a volte no. At least in normal mode it's 10 charges, so it's a fairly versatile weapon. So yeah, I mean you can use it as many times as you like, but it will be at the cost of other things. If you shoot somebody, they will be stunned or you know, depending on their capabilities or not. So I don't think there's any particular benefit from shooting somebody 3 times. You can't shoot people who are already on the floor. Okay. Other question always related to the ZATCAN is, can we use the ZAT to quickly remove corpses? Having to carry them into cover all the time can become a bit tiresome. Well, unfortunately, that's something you have to plan. You can sort of vaporize corpses in as much as when you take a body and you put it in a bush, it will disappear. So you can manage that to some degree, but you can't vaporize corpses that are on I cadaveri non li puoi vaporizzare, viene detto. Let's go into some Facciamo l'ultima domanda insieme, ragazzi. Super Steve 1988 is asking, how many missions episode are we expecting for the first part when officially released? I can answer that very easily, and the answer is 7. Ci sono 7 episodi. Which we saw today is sono 7 gli episodi che vengono ripresi dal gioco. One of the shortest as well. So the missions are big old things. Even for experienced players, I think you'll be looking at well over an hour per mission. Un'ora a missione, 7 missioni. We saw with Mission 3 there a good half of the level we just didn't even play. So there's a lot of reason to go back and play things, but it will be. It's all in the beta. What will be the Adesso stiamo parlando della beta, is the beta, so it's all there. So take a look and see what you think. Amazing. Thank you very Quindi much, se volete giocare alla beta potete iscrivervi e poi valutare voi. Last question that we got. Does the game attempt to match the tone of dialogue? Really interesting question. Does the game attempt to match the tone of dialogue and narrative that SG1 was known for, or does it approach the SG universe with a different perspective? That is a very good question, and I wish I had had more time to prepare a clear answer. The game has been made by Stargate fans, it's been written by a Stargate fan, so the people making the game understand it very well. SG1, I think, had a very interesting tone and was perhaps a bit more comic than a lot of people remember nowadays. So perhaps SG1 as it was is not always what people remember. Absolutely, we're trying to get plenty of humour into it. I think, frustratingly, one of the best examples of Sì, è italianissimo il ragazzo che presenta. Che gli sono dimenticato il nome, perdonatemi, ma è italianissimo. Is actually all in the second part and is all spoiled. So we can go more in depth about these like later on. When we're next here and talking about season 2, then perhaps we can use that as a very good example, because the big reveal that we're not talking about today, I think actually, and how that plays out through the later missions, is a really good example of how we've taken the flavour of the show and tried to stay true to that. We're not trying to sort of reinvent the Stargate universe. No, of course. And obviously, we're telling our own story, but we're not trying to make it, a serious documentary or, an exploration of it from the bad guy's point of view or anything like that. We're very much trying to tell a Stargate story to Stargate fans, and to do that, we're
trying to stay as close as we can to the tone of the source material. Okay. Thank you very much, Neil. Sorry to put you in a difficult position with the last question. So, guys, I would like to, we have arrived almost to the end of this beautiful live streaming. I really would like to thank our technical partner Alienware for all the amazing stuff that we have received for them, so thank you very much. I would like to thank you personally, Neil, Sonia and Patrick, to get here and share with us their knowledge about the game. I would like to thank also Mickey and Enzo to support me and to support the live. Ok ragazzi, siamo nella fase dei ringraziamenti. Allora io ringrazio voi. Se vi siete persi la parte, la ciccia di questo video, andatelo a vedere perché comunque rimane online sul canale. E vedrete praticamente un intero gameplay di più di 40 minuti, forse 50. Giocate in difficoltà molto semplice per poter presentare tutte le caratteristiche dei personaggi e le abilità di questo titolo, che è un comando Slike in sviluppo di Slitherine, che uscirà in futuro, ma non c'è ancora stato detto quando. Thank you again. It was a pleasure being here. I enjoyed it very much. And thank you everybody for staying with us for the past hour and have a good one. Bene ragazzi, la live di Slitherine è conclusa. Io ringrazio tutti quelli che sono passati per salutare, ringrazio come sempre gli abbonati al canale che permettono a me di continuare a fare questo bellissimo secondo lavoro, che è il migliore del mondo, e grazie mille community. Se avete domande e volete farle, le potete scrivere anche qui sotto nella sezione commenti del video YouTube che vedrete, insomma, che poi rimarrà, perché voi sapete che io sono sempre in contatto con Slitherine, con il buon Paolo Paglianti, che si premura sempre di farmi avere in anteprima gli inviti a questi eventi, le chiavi, e quindi se ci sono dei titoli interessanti, sai, come abbiamo fatto con Starship Trooper, come abbiamo fatto con Battle Sector, Field of Glory 2, e adesso se ne aggiunge un altro alla lista, quindi porteremo anche questo. Vi auguro una fantastica giornata, anzi serata a questo punto. Ringrazio Danilo, Bassifondi, Rob, Gelloz e tutti quelli che hanno partecipato, Paolo, Alberto, eccetera, eccetera. Un grande abbraccio e non dimenticatevi che se siete interessati alla beta di questo titolo potete andare sul sito della Slitherine e nella sezione beta, appunto, potete fare domande, potete diventare dei tester. Pensateci, può essere un'esperienza divertente. Un abbraccio, a presto!